prenotazioni, buongiorno. Sì? Vuole prenotare il volo 128? All'Italia prenotazioni, buongiorno. Un momento, attenda. Oui. Sì. Destination. Bonjour, Ce l'abbiamo alle monsieur. 10:20. Volo 637, scala a Londra. Quando volate, tutto il mondo è vostro. Dove si vola con Alitalia? In Europa, per affari, per divertimento. All'Italia, volevo réserver. Buongiorno. Stop over in Milan Allô? and take off again at 11:45 and gets in Montreal at 2:50. Dove si vola con Alitalia? Nel Nord America, per godere i panorami, per acquistare tutto ciò che desiderate. All'Italia, buongiorno. Ayva Haga. Madare Bas Malu. Dove si vola con Alitalia? Nel Sud America, dove si può nuotare nell'onda lunga dell'oceano. Visitare una città del futuro, una città del passato. Danzare a piedi nudi per le strade. Dove si vola con Alitalia? Nel Medio Oriente. In Africa. In Asia, per ammirare tesori esotici, le sete indiane, le giade. In Australia, regno dello sport. Dove si vola con Alitalia? Dovunque. L'aeroporto diventa un luogo d'incontro, un punto d'arrivo, di partenza, l'inizio di una vacanza, la premessa di un sogno, viaggi d'affari, convegni internazionali, 100 lingue diverse, migliaia di destinazioni, migliaia di volti. E oggi è semplice volare, perché ovunque c'è qualcuno che si occupa di voi. Si può godere il viaggio senza alcuna preoccupazione, fare stupende esperienze. I cieli sono vostri. Siete affidati a migliaia di esperti. Ci vogliono 30 minuti per controllare prima del decollo i circa 250 punti chiave di un DC-8. Si controlla, si ricontrolla e poi si ricomincia a controllare di nuovo. L'uomo vola oggi come e meglio degli uccelli, ma non basta che agiti le braccia nell'aria per riuscirci. Deve poter sollevare 142 tonnellate di macchinario, sorvolare oceani e montagne di giorno e di notte, con qualsiasi tempo, e imparare ad atterrare dolcemente al posto giusto e al momento giusto. Deve aver fatto un accurato addestramento e una lunga esperienza in ogni fase del volo. All'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, l'Alitalia ha creato un centro di addestramento che è una vera università dell'aria. Le attrezzature e i metodi sono tra i più moderni ed efficienti. I simulatori DC-8 e Caravelle sono le aule dei piloti e degli ingegneri aeronautici. Oltre agli strumenti, sono riprodotti nella realtà anche i suoni e i movimenti dell'aereo. È
È qui che nascono e imparano il linguaggio essenziale del volo gli uomini destinati a volare. Riduca lei i motori da 8008 a 8300. Riduca piano. Dal posto dell'istruttore si possono trasmettere agli allievi i segnali delle torri di controllo dei più importanti aeroporti del mondo. L'istruttore controlla il volo strumentale o alla cieca dell'allievo chiuso in una cabina nella quale è simulato il volo in qualunque condizione atmosferica. L'allievo può contare solo sugli strumenti di bordo e sulle istruzioni che gli giungono via radio da una fittizia torre di controllo. Ogni suo errore è registrato. Per esempio, la rotta che l'allievo sta seguendo è segnata in rosso su questo quadro luminoso. Quando si leva in volo, un uccello conosce per istinto i principi dell'aerodinamica, della navigazione e della meteorologia. L'uomo, al contrario, deve imparare tutto ciò prima di poter volare. Complessi strumenti sopperiscono all'istinto. Radio e radar gli indicano la via. In quest'aula gli allievi si esercitano nella tecnica radiofonica. In inglese, la lingua aeronautica universale. Al centro addestramento i corsi riguardano ogni aspetto del volo e dei servizi relativi, per aspiranti piloti e ingegneri aeronautici, per steward, hostess e personale di terra. Gli allievi devono avere una conoscenza approfondita degli apparecchi sui quali dovranno volare e prestare servizio. Vi sono anche continui corsi di aggiornamento relativi ai nuovi tipi di apparecchi e ai progressi tecnici. Anche gli equipaggi più esperti seguono questi corsi di aggiornamento destinati a mantenerli sempre al massimo livello di efficienza. Una volta acquisita l'assoluta padronanza delle nozioni teoriche già applicate nei simulatori, a Brindisi incomincia l'istruzione di volo vera e propria. Qui la compagnia dispone di un gruppo di ottimi aerei scuola a reazione, sui quali gli allievi piloti si addestrano praticamente. Sin dal principio, sotto la guida di esperti istruttori, l'allievo impara a pensare e a volare come un pilota di linea e a familiarizzarsi con i sistemi dell'aviazione civile. Dopo le lezioni teoriche, i voli con istruttore e senza. Anche tutto il ciclo della manutenzione, sino alla revisione completa degli aerei dopo 1500 ore di volo, viene effettuata dagli allievi con la stessa minuziosa precisione che si usa per gli aerei di linea. Ecco il battesimo dell'aria di un neopilota. L'aquilotto esce dal nido, distende le ali dalle penne brillanti e senza indugio si lancia nel cielo. Durante il volo, il comandante controlla ininterrottamente gli strumenti, ma volge il pensiero anche ai suoi ospiti. È un compito piacevole offrire, con l'aiuto del personale di bordo, il tradizionale e innato calore dell'ospitalità italiana. Di
tradizionale vi è anche il fascino e la bellezza delle donne italiane, ma ogni donna ama valorizzarsi sempre più. L'antica arte del trucco trova oggi come alleata la scienza moderna. Cure speciali mantengono il viso sempre fresco e luminoso, i capelli in ordine, le uniformi immacolate. La capa hostess controlla l'aspetto di ciascuna compagna prima di salire a bordo. Una hostess, oltre che essere attraente, deve conoscere varie lingue e avere un carattere piacevole e una grande comunicativa. E lei ha tutte queste qualità. La lista delle vivande e dei vini. La qualità e la preparazione perfette. Il servizio accurato. Un'esperienza veramente distensiva e piacevole. Per mantenere tale alto livello, vi sono chef dall'esperienza trentennale in ristoranti di lusso, specialisti per la compilazione dei menù, esperti in vini e vivande addetti agli acquisti di prodotti della migliore qualità. Sono quasi 3 milioni i pasti serviti annualmente sugli apparecchi dell'Alitalia. Per presentarli con raffinatezza, ogni DC-8, per esempio, è dotato complessivamente di 4.000 tra piatti, bicchieri, forchette, coltelli e cucchiai. Sempre nel centro addestramento vi è la ricostruzione fedele delle cabine passeggeri di ogni aereo, con tutta l'attrezzatura di bordo. Fanno da passeggeri gli stessi colleghi, che non risparmiano critiche. Questi corsi comprendono nozioni di volo, di medicina, gastronomia internazionale, relazioni pubbliche. Richiedono circa un mese di istruzione e lezioni di aggiornamento ogni 6 mesi per i diplomati. Tutto nella tradizione della cordialità e dell'ospitalità italiane. E anche questo nella tradizione dell'ospitalità italiana. Una scheda del controllo elettronico del bilancio della compagnia è dedicata alla voce mantenimento Alit. 10 anni fa, durante un temporale, un cane, Alit per l'appunto, entrò nella sede di Roma e ne è diventato la mascotte. I giganti dell'aria hanno bisogno di ricoveri adeguati. Bisogna crescere, costruire, espandersi continuamente. Nuovi hangar, nuove officine, con più spazio per alloggiare la flotta dei reattori in aumento.
uccello gigantesco che rientra nel nido, un DC-8 entra nell'hangar per il controllo programmato. Per mantenere un apparecchio in condizioni perfette di volo occorrono circa 2200 persone. Ci vogliono poi in media 30 ore di manutenzione per ogni ora di volo effettuata. Ispezioni periodiche, controlli prima del decollo, verifiche durante ogni brevissima sosta. Il controllo O alla 100ª ora, il controllo D alla 400ª ora e dopo 2500 ore una revisione completa. Si smontano le parti meccaniche dell'aereo e si controlla tutto minuziosamente. Ogni pezzo viene sostituito prima del suo ben calcolato punto critico di usura. Ogni aereo è così continuamente rinnovato. Solo quando ha superato i severissimi controlli fissati dalla compagnia per la sua efficienza, l'apparecchio può lasciare l'hangar e riprendere il suo posto nel cielo. Oltre che alla cura degli apparecchi, si provvede alla cura degli uomini in relazione al lavoro, all'ambiente, alle loro capacità fisiologiche. A ciò provvede il Centro Medico dell'Alitalia, che è all'avanguardia in questo specifico campo della medicina. Prima di ogni volo si aggiorna l'equipaggio circa la situazione meteorologica, l'agibilità degli aeroporti, la disposizione del carico a bordo. Numeri, formule, schemi che un equipaggio interpreta facilmente perché conosce la matematica, la geografia, la fisica, la navigazione, la meteorologia. Sa come controllare i 70.000 cavalli dei suoi motori, come calcolare il consumo del combustibile, come portarvi a destinazione comodamente e in perfetto orario. L'esperienza di questi uomini si misura in milioni di chilometri volati. È tipico del carattere italiano, quasi un punto d'onore, interessarsi e preoccuparsi personalmente dell'aereo su cui si vola. Fare il possibile per offrire sempre qualcosa di più e sentirsi orgogliosi di aver dato ogni volta il meglio. Tutto ciò con un'intelligenza, un garbo e un calore tipicamente italiani. Così ci testimoniano gli stranieri. Tutti gli apparecchi per passeggeri, oltre a quelli cargo, trasportano un carico merci,
assicurando agli uomini d'affari il movimento dei loro prodotti in tutto il mondo. Vi è qualcosa di più di un volto grazioso e un sorriso ad accogliere e assistere il viaggiatore. C'è l'innato desiderio di poter offrire il proprio aiuto. Per questo risulta facile addestrare il personale in modo da renderlo atto a risolvere tutti i complessi problemi che si presentano giornalmente trattando con passeggeri di ogni parte del mondo. Il personale a diretto contatto con il pubblico a terra o in volo è coadiuvato da migliaia di altri tecnici che il passeggero non incontra mai. Personale amministrativo e contabile, addetti alle ricerche, alla programmazione e allo sviluppo, alle vendite e alla pubblicità, alle prenotazioni, ai settori organizzativo e legale, agli acquisti, al personale, all'addestramento. Invisibili ma indispensabili. Su ogni DC-8 figura il nome di un grande esploratore italiano. Si rivivono le glorie del passato. E sui Caravelle i nomi delle stelle dell'universo, simbolo di un'epoca a venire. Sviluppo crescente, personale in aumento e naturalmente la necessità di maggiore spazio. All'Eur, il moderno quartiere di Roma che ospita le sedi di numerose industrie italiane, i nuovi uffici dell'Alitalia trovano il loro ambiente naturale. Destinazione il mondo e si arriva comodamente in orario. Ogni giorno, dagli aeroporti di tutti i continenti, gli apparecchi dell'Alitalia decollano per innumerevoli destinazioni. Per lanciarli nei cieli e mantenere i programmi di volo ad un livello elevato di efficienza, operano migliaia e migliaia di esperti. Le rotte vanno sempre più estendendosi e la flotta aerea è in costante aumento. Le attrezzature sono tra le più moderne ed efficienti del mondo, veramente degne di rappresentare con il simbolo alato della compagnia il tricolore italiano. Migliaia di esperti. Il personale dell'Alitalia. Il volto dell'Alitalia è l'immagine del nostro tempo.
Gente ricca di idee nuove, che precorre i mutamenti voluti dal progresso, ma rispetta le tradizioni di un passato storico e l'esperienza di secoli di genialità, audacia, coraggio e creatività. Le esperienze del passato hanno consentito all'uomo di volare. Nel presente il volo caratterizza il tempo dell'uomo di oggi. Volare sempre più veloci, sempre più comodi, sempre meglio è l'obiettivo del futuro. E l'Alitalia è già nel futuro.